Inizio la costruzione del diorama partendo dalla base. Per prima cosa abbozzo la forma della scoiera, ritagliando alcuni pezzi di polistirene. Divido la scoiera su più livelli, fino a raggiungere l'altezza che voglio ottenere. Utilizzando una dima che mi sono stampato, ritaglio il basamento del faro, che servirà come fondazione in pietra. Traccio quindi l'incastro che mi permetterà di inserire il basamento direttamente nella scoiera. Prima di incollare i vari livelli sulla base, creo un leggero declivio sul primo livello, in modo da simulare il terreno in pendenza. Pratico anche un'apertura nella base per alloggiare il portabatterie, che utilizzerò per l'illuminazione del diorama. Prima di incollare definitivamente il basamento, incido sulla superficie le pietre che lo compongono. Sulla parte superiore aggiungo un sottile anello di polistirene, leggermente più grande del diametro del basamento. A questo punto realizzo le due scale, una per l'ingresso del faro e una più grande che servirà per creare la scalinata lungo la scoiera. Dopo aver tagliato la scala dello spessore corretto, la incollo nella sua posizione. Ora posso iniziare a dare forma alle rocce della scoiera. Per farlo utilizzo alcuni elementi rocciosi che ho stampato in gesso. Li ritaglio con il traforo elettrico e li incollo seguendo il profilo della scoiera in polistirene. Per rendere tutto più omogeneo, preparo, come faccio spesso nei miei diorami, il mio consueto impasto di cartapesta e gesso. Lo utilizzo per raccordare le varie rocce tra loro e modellare definitivamente il paesaggio. Come ultimo passaggio realizzo il terreno nelle zone più pianeggianti della scoiera, utilizzando un composto di sabbia fine, gesso e piccoli sassolini. Quando tutto è perfettamente asciutto, applico una mano di fondo con un grigio neutro, diluito con acqua e colla vinilica. A questo punto inizio a occuparmi del mare. Per prima cosa creo il volume delle onde utilizzando della semplice carta stagnola arrotolata. Cercavo un materiale leggero, facile da modellare e abbastanza voluminoso da poter simulare il movimento dell'acqua.
Preparo nuovamente il mio impasto di cartapesta e gesso e lo utilizzo per raccordare tra loro tutti i pezzi di carta stagnola. In questo modo elimino gli stacchi più evidenti e ottengo una prima forma delle onde più morbida e naturale. Prima di proseguire con il paesaggio mi occupo dell'impianto elettrico. Con una punta da legno lunga e un trapano realizzo due fori che partono dalla base del diorama, che mi permetteranno di far passare i cavi per i LED del faro e della casa del guardiano. Scavo poi 3 canaline nella base per alloggiare i cavi diretti ai LED e all'interruttore, che verrà posizionato sul lato destro del diorama. Preparo quindi il cablaggio, collegando i fili e l'interruttore al portabatterie. Ora posso tornare alla parte esterna e rifinire i bordi del diorama, applicando del cartoncino spesso 2 mm. Per integrare completamente il bordo con la base applico dello stucco per muri, che mi permette di sigillare tutte le fessure e creare una superficie continua tra il cartoncino e il terreno. A questo punto torno a lavorare sul mare per definire meglio la texture delle onde. Per questa fase utilizzo una pasta epossidica bicomponente che si presta molto bene alla modellazione di questo tipo di superficie. Inizio ora la pittura. Per prima cosa applico con l'aerografo un primer nero su tutta la base del diorama. Quando il primer è completamente asciutto, comincio dal mare. Come colore di base utilizzo un blu mare lucido che stendo su tutta la superficie. Poi passo ad un grigio azzurro, concentrandomi esclusivamente sulle parti più alte delle onde. Questo è il primo passaggio per schiarire le creste, dove in seguito realizzerò l'effetto della schiuma. Terminato il mare, passo alla scogliera. Come colore principale utilizzo un'ombra naturale, aggiungendo diverse tonalità di marrone, un color sabbia e qualche tocco di grigio cielo. In questo modo riesco a ottenere una superficie più varia con tonalità calde e fredde, che danno maggiore profondità alle rocce. Quando il colore è completamente asciutto, applico l'erbetta statica sulla sommità della scogliera. È arrivato il momento di occuparmi del protagonista del diorama, il faro. Ho deciso di realizzarlo interamente con la stampa 3D. L'ho progettato utilizzando Blender, dividendo il modello in 8 pezzi separati, per ottimizzare la stampa.
Inizio la fase di pittura applicando un primer nero. Successivamente applico il colore di base bianco. Per la parte centrale del faro utilizzo invece un rosso. Una volta stesi i colori di base, passo al pennello per dipingere e rifinire tutti i dettagli. Prima di incollare la lampada del faro, inserisco al suo interno i LED, facendo passare i cavi attraverso il foro che avevo previsto direttamente nel progetto. Fisso i LED utilizzando la colla UV. Per simulare il vetro della lampada applico del PVC trasparente su entrambi i lati, fissandolo ancora con la colla UV. Prima di incollare definitivamente il faro nella sua posizione, collego i LED ai cavi che avevo precedentemente fatto passare nella base del diorama. Ho deciso di progettare e stampare in 3D anche la casa del guardiano. Vi ricordo che unendovi al mio Patreon potete scaricare tutti i file STL che ho utilizzato per costruire i miei diorami. Ora torno a lavorare sulla vegetazione, aggiungendo alcuni cespugli. Aggiungo anche un albero sul retro della casa per dare un po' più di vita alla scena. Utilizzando alcuni listelli di balsa realizzo delle semplici staccionate lungo il bordo della scogliera. A questo punto torno ancora una volta sul mare, faccio un ulteriore passaggio con un blu e aggiungo del grigio chiaro sulle creste delle onde per aumentare il contrasto e preparare la superficie all'ultimo dettaglio. È arrivato il momento di realizzare la schiuma, per questo utilizzo del semplice cotone idrofilo che mi permette di ottenere una texture molto naturale. Per fissarlo e modellarlo utilizzo un gel specifico per l'effetto acqua.
Ed eccoci arrivati alla fine di questo progetto. Grazie a tutti voi che avete seguito il video fino alla fine e che continuate a supportare il canale con i vostri commenti, i vostri suggerimenti e incoraggiamenti. Un grazie speciale va ai miei sostenitori Patreon che contribuiscono concretamente alla crescita di questo progetto e mi permettono di continuare a realizzare nuovi contenuti. Come sempre è un vero piacere condividere con voi la mia passione per il modellismo. Grazie per essere qui e per far parte di questa avventura. Ci vediamo presto con un nuovo progetto. Ciao!